giorno, in qualche luogo, ovunque, inevitabilmente, ti troverai. E quella, solo quella, può essere la più felice o la più amara delle tue ore. Pablo Neruda. Bentornati sul canale. Ti è mai capitato di desiderare qualcosa così tanto ma di lottare per portarlo nella tua vita? Bene, il video di oggi parla di svelare i segreti per attrarre ciò che desideri e manifestare la tua realtà. Quindi tuffiamoci ed esploriamo l'affascinante mondo della manifestazione. Molti di noi affrontano ostacoli e dubbi comuni quando cercano di manifestare i propri desideri. Che si tratti di insicurezza, mancanza di fiducia o semplicemente di non sapere da dove cominciare, queste sfide spesso possono trattenerci. Ma non temere, perché esistono tecniche e pratiche potenti che possono aiutarti a manifestare ciò che desideri. Quindi mettiti comodo e se ancora non sei iscritto, puoi sempre farlo. E per non perderti altri video, attiva la campanella però. Ancora più importante è condividere con tutti quelli che conosci e diffondere perché possa arrivare alle persone che hanno tanto bisogno, ancora più di te. Prima però rispondimi nei commenti a queste semplici domande. Quante volte hai rinunciato ai tuoi sogni perché pensavi di non essere all'altezza? Quante volte hai rinunciato ai tuoi sogni perché hai dato la priorità ai bisogni degli altri? Quante volte hai rinunciato ai tuoi sogni perché avevi paura del fallimento? Quante volte hai rinunciato ai tuoi sogni perché le circostanze economiche non erano favorevoli? Troppe domande, vero? Però dall'altra parte, neanche possiamo fare finta che non esistono, quindi ferma il video e rispondi. Così poi, insieme, vedremo tecniche molto potenti, però questo è sì, le devi applicare. L'ho fatto io e ti assicuro che conosco molte altre persone e ti posso assicurare che funziona. Si tratta della programmazione subconscia. Bene, adesso, ascoltami attentamente. In un porto di New York c'era una donna che salutava i suoi genitori. Un viso di una bellissima portoricana, persone molto allegre e piene di vita, immigrata 10 anni prima in questa città della speranza dove dicono che tutto è possibile. Nonostante la giovane età, i 10 anni lontana dalla sua casa e i problemi affrontati avevano segnato il suo bel viso e lasciato un'impronta di tristezza e malinconia nei suoi occhi. Guardando i genitori in partenza e invasa dal desiderio profondo di tornare a casa, intentò di smascherare davanti a loro. Perché? Perché le cose non erano andate come avrebbe voluto, senza un lavoro, senza soldi, niente di come aveva sognato. Quindi non poteva farlo. Una buona amica le consigliò una tecnica semplice, ciò che lei applicava su se stessa, che avrebbe cambiato per sempre il corso della sua vita. Sfortunatamente, Isabel non sapeva niente di queste tecniche ed era anche una persona molto superstiziosa. Facendosi sopraffare dalla situazione che viveva, non le diò ascolto. E questo succede alla maggior parte delle persone in quanto, in non conoscenza di causa ed effetto sopra la nostra psiche di tutto ciò che passiamo in ogni istante della nostra vita. Però, come riprogrammare il tuo subconscio? Tutto ciò che è impresso nel subconscio, il subconscio lo esprime nella realtà. Non importa se è bene, male, non importa se l'hai fatto intenzionalmente o se non ti sei nemmeno reso conto di cosa stai immettendo nel tuo subconscio. E se non sei riuscito a ottenere ciò che desideri, è perché stai impregnando il tuo subconscio di informazioni sbagliate. È una cosa scientificamente provata e abbiamo parlato a lungo nei video precedenti che vi invito a guardare se non lo avete fatto. Salutò i suoi genitori che tornavano a casa e che lo avevano visitato per la intuizione di tutti i genitori di che qualcosa non andava bene con la loro figlia. E sempre più triste, Isabel Sanchez, la bella portoricana, decise di ascoltare la sua amica e di cominciare ad applicare la tecnica, che era semplice, presumere che era già a Porto Rico. Passate 3 giorni, Isabel torna a visitare la sua amica domandando: «Come posso pensare di essere nel mio paese se sono a New York?» La sua amica, guardandola negli occhi, disse: «Non ho intenzione di discuterne con te. Non sei più a New York, sei a Porto Rico. Insisto però, non è successo nulla». Guardando incredula la sua amica, rispose: «Non voglio parlare di questo argomento con te perché non sei più qui, sei a Porto Rico.
Isabel non ebbe altra scelta che seguire il consiglio della sua amica, immaginare di essere a Porto Rico e, quando cammina per strada, invece di vedere gli alti edifici che non lasciano nemmeno vedere la luce del sole in New York, immaginare di passeggiare nella maestosa estate di Porto Rico. Arrivata a casa, si sdraiò senza cuscino, con tutto il corpo dritto sul letto, e cominciò a immaginare di essere già a Porto Rico, e si è addormentata con quell'impressione nella mente. Svegliata dal campanello della porta di casa era diversa, si sentiva emozionata, però un'emozione positiva, quella che ti fa sentire pieno di speranza. La lettera consegnata dal postino arrivava da Porto Rico, precisamente da sua sorella maggiore Maria, ed era molto chiara. Questa non è una richiesta, Isabel, è un ordine. Da quando ricordo, non abbiamo mai trascorso una Pasqua insieme come una famiglia, di conseguenza ti ordino di venire a trascorrere questa festa con noi a Porto Rico. I soldi che li vedi non sono per biglietto aereo perché già è stato comprato, ma per comprare ciò di cui hai bisogno per te e tutto il necessario per il viaggio. E spero che tu non trovi scuse perché so che non stai lavorando. Questa semplice tecnica è ciò che fa capire a Isabel che la chiave del suo destino non era nelle tasche di nessuno, ma in quel modo così semplice, in quanto mettiamo impressioni nel nostro subconscio. Tu che pensi di questa tecnica? Credi che la proverai? Io dico di sì, però, lasciami spiegartela di più. Per creare qualcosa, devi farlo attraverso il tuo subconscio. Sei in grado di ottenere il controllo del tuo subconscio quando sei in grado di controllare idee e pensieri, quando sei in grado di scegliere cosa pensi e dove metti la tua attenzione. Devi sapere che ogni sentimento che provi crea un'impressione diretta sul tuo subconscio ed è ciò che viene riconosciuto dopo molti anni come il potere della consapevolezza. In questo libro, Neville Goddard esplora l'idea che la realtà esterna è modellata dalle nostre convinzioni e assunzioni interne e che cambiando queste convinzioni possiamo cambiare la nostra esperienza nel mondo. Dicendo io sono, io vedo, il sentimento è molto più forte di quando diresti sarò, vorrei, le ultime due. Non hanno tempi limiti e ciò crea instabilità, incertezze, paure. Tuttavia, tutta questa questione di riprogrammare il subconscio per permeare quei desideri, quegli obiettivi e quella persona che vogliamo essere e che vuoi vederla dentro di te, deve essere fatta attraverso un cambiamento di espressione e attraverso un cambiamento nelle idee che mettiamo nel nostro subconscio. Nella Bibbia si dice: tutto ciò che chiederete credendo di averlo già ricevuto sarà vostro. E ciò significa che ogni volta che pensi che un desiderio si avveri, sia già tuo, lo hai già ricevuto. Perché? Perché stai infondendo il consenso nel tuo subconscio e quindi non ci vorrà molto per esprimerlo nella tua realtà. Voglio che tu capisca che il tuo subconscio non cambia mai le tue convinzioni. Ciò che crei è ciò che vedrai espresso nella tua realtà. Se credi di essere povero, così rimarrai. Se credi di non essere intelligente, non lo sarai mai. Se credi di non essere bravo a leggere, non lo sarai mai. Perché ogni volta che dici io sono o io non sono, o dici qualcosa sulla tua personalità, stai impregnando il tuo subconscio e il tuo subconscio lo esprimerà nella tua realtà. Il segreto è che devi rimanere concentrato sul tuo obiettivo. Dovresti sempre pensare al tuo obiettivo con emozione, come ha fatto Isabel, e come esplicato nel libro menzionato prima, che lo raccomando a tutti. La seconda tecnica che abbiamo menzionato sopra è molto importante. Perché corricati senza cuscino? Perché quando il corpo è allo stesso livello, le energie fluiscono. Corricati senza cuscino in modo che le tue energie fluiscano attraverso tutto il corpo e concentrandoti sul tuo obiettivo, questo è il momento in cui lo infonderai nel tuo subconscio. Esprimendo il tuo desiderio, il tuo obiettivo, autorizzi il tuo subconscio a non pensare, ad ignorare il modo in cui il tuo desiderio si esprimerà nella realtà. Respira e pensa con emozione al tuo desiderio. Non che lo raggiungerai, non che lo farai, ma che ci sei già quello che vuoi essere, ce l'hai già, è tuo. E quando hai qualcosa, non ti manca più e non ne hai più bisogno.
Se riesci a sentire che ce l'hai già, vuoi viaggiare, sei già lì. Vuoi manifestare l'amore della tua vita, ce l'hai già. Lui o lei ti ama. Vuoi manifestare il denaro, ti senti una persona abbondante e non ti senti in colpa perché spendi, perché hai soldi. Cominci a immaginare di dare soldi alla tua famiglia, di aiutare un'organizzazione, di guidare l'auto dei tuoi sogni. Sono più forte di me, lo sarò, e quella sensazione permea il tuo subconscio. Non voglio pensare a come ciò accadrà. Autorizza il tuo subconscio a ignorare come ciò verrà espresso nella realtà. Ho bisogno di essere nel sentimento di io sono. E se sei nel sentimento dell'io sono, stai permeando, stai lasciando un'impronta nel tuo subconscio. E quando stampi, riprogrammi, diventi una persona nuova grazie al sentimento. E molte volte ingravidiamo senza rendercene conto, immettiamo impressioni quando sentiamo o quando prestiamo attenzione. Quante volte si guardano le disgrazie, il brutto che sta succedendo e piangiamo e nonostante tutto prestiamo attenzione e a volte si riguardano senza mai chiedersi perché sto permettendo al mio subconscio di ottenere quell'informazione. Per concludere questo primo video sopra questo tema, è essenziale comprendere l'importanza di credere nel potere della manifestazione. Credendo veramente nella tua capacità di attrarre ciò che desideri, puoi assistere a incredibili trasformazioni nella tua vita. E credimi, se io l'ho raggiunto, puoi ottenerlo anche tu. E per dimostrarti che impregniamo nel nostro subconscio cose di cui non siamo nemmeno consapevoli, mi è capitato di praticare per 3 mesi un esercizio di meditazione molto popolare in Tibet. Però questo sarà nel prossimo video che spero non te lo farai perdere. E ora tocca a te agire. Ti incoraggio a provare le tecniche di cui abbiamo discusso oggi. Condividi le tue esperienze di manifestazione nei commenti qui sotto. Non vedo l'ora di ascoltare le tue storie. E non dimenticare di iscriverti per altri video sulla manifestazione perché condividerò con te esperienze vissute straordinarie mentre ti mando un abbraccio e alla prossima.